Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vi ricordo che a livello astrologico questa luna piena in Vergine, quindi noi sentiremo un po' le energie già subito dopo la luna nuova in Acquario del 17 febbraio, quindi noi adesso andiamo ad analizzare le energie dal 18 in poi, ovviamente per andare a cogliere il culmine della luna piena il 3 marzo e questi aspetti e queste energie ci porteranno a un momento per fare ordine. Importantissimo sarà impegnarsi soprattutto magari ad eliminare il superfluo, a concentrarsi solo sulle cose più importanti, a ottenere ottimi risultati grazie all'efficienza, alla prudenza, avere un approccio pragmatico e cogliere nuove opportunità, soprattutto nelle questioni pratiche di lavoro, carriera, eccetera. Di contro dobbiamo fare attenzione perché questo è un periodo dove le persone diventano un po' più critiche, sospettose, pignole, esigenti e quindi possono esserci delle discussioni, delle tensioni, un po' di sfiducia e incomprensione, irritabilità tanta da gestire e occhio anche al desiderio ossessivo di perfezione, di ottenere qualcosa a tutti i costi. E adesso partiamo con il vostro primo oracolo, ci dà un po' il punto della situazione di partenza, cioè intorno al 18 febbraio abbiamo il lavoro sulle ombre. Qui urge subito, secondo me, l'oracolo, qualcuno da lassù vuole farvi capire che è importantissimo per andare a cogliere anche le energie positive di questo periodo, il lavoro sulle ombre. Magari per essere breve effettivamente potete anche andare su internet a smanettare e chiedere effettivamente cos'è il lavoro sulle ombre. In pratica vuol dire che c'è un qualcosa del passato che ci influenza, qualcosa che ci impedisce di andare avanti e allora quindi di andare a scavare le cause alla radice dei nostri problemi del presente e non solo, anche di affrontare quelle esperienze represse, di liberarsi di ferite, quindi di avviare un inizio, una fase di guarigione e di farlo subito effettivamente. Quindi c'è un qualcosa che è dentro di noi dove noi dobbiamo guardarla, dobbiamo guardare la nostra ombra, non dobbiamo lasciarla chiusa lì, ma perché vuole cura, vuole attenzione per aiutarci appunto in qualche modo anche a gestire il nostro presente, altrimenti certe cose continuiamo a portarcele avanti e andranno ad influenzare vari aspetti della nostra vita. Sicuramente magari già lo fa questa ombra che ci portiamo dietro, dentro di noi. Ecco perché secondo me l'oracolo parte subito in questo modo, anche perché salta fuori comunque una carta molto molto positiva, vi sta dicendo, anzi vi vuole proprio rassicurare che tutto il vostro impegno verrà ripagato e quindi di continuare a procedere, ad impegnarsi. Forse state già facendo un lavoro del genere, allora questa carta vi sta dicendo di intensificare. Infatti vi ricordo che la luna piena in Vergine ci porta come suggerimento a impegnarci maggiormente e concretamente su alcune cose e questo vi sta dicendo, vi sta rassicurando in qualche modo che otterrete questi risultati. Poi abbiamo sangue sulla luna, ecco questa porta un po' di fermento e di agitazione, nel senso che abbiamo visto sin dall'inizio
qualche conflitto, è una forma di avvertimento, nel senso che dobbiamo procedere con molta cautela perché potremmo avere delle difficoltà, dei contrasti, dei litigi, soprattutto nelle relazioni, un po' di tensione e allora quindi cercare di andare a limitare un'influenza negativa, un qualcosa che riguarda le nostre emozioni, quelle, represse, o tante altre cose che appunto abbiamo visto ci portiamo dietro, ognuno di noi sa cosa, e quindi di soppesare bene le parole, di fare attenzione, di aprirsi, è vero, socializzare, però di, non eccedere, nel senso che magari abbiamo bisogno di aprirci con cautela, anche come vi dicevo, soprattutto nella comunicazione. Direi di aprirci con cautela perché magari potremmo dire un qualcosa di sbagliato, oppure potremmo fare delle conoscenze che non sono tanto limpide e chiare per noi e quindi, ecco, cercare di creare quanto più possibile protezione e attenzione. Adesso andiamo a vedere l'oracolo dello sciamano. Quali suggerimenti avremo dall'oracolo dello sciamano? Lo vediamo subito con questa prima carta, lo stregone. Questa già parte in quarta sul fatto di avere il potere, di riuscire perfettamente a gestire alcune cose, ovviamente bisogna credere nel proprio potere. Magari questa è un'ulteriore cosa sulla quale lavorarci, però già ci sta dicendo un'informazione molto 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 utile, e cioè che abbiamo la capacità di trasformare le nostre ferite, di utilizzare la creatività, di essere artefici della nostra realtà, di lasciare andare scusate, ciò che non ci serve più e di accogliere, di aprirci al cambiamento. Questo è un ottimo momento proprio per lucidità e chiarezza, fare ordine, soprattutto per andare a separare le emozioni dalle illusioni, di unire aspetti di sé con i desideri, di dire basta a qualcosa, quindi di immaginare, di avere possibilità di immaginare e di utilizzare il proprio potere. Ricordatevi che il proprio potere si attiva con l'azione. E l'azione parte quando siamo ben sicuri e quindi abbiamo fatto chiarezza, se abbiamo fatto chiarezza con noi stessi. L'altro messaggio arriva dagli anziani, parla di saggezza, può esserci anche una persona saggia, intuitiva, che può sostenervi, può aiutarvi e darvi degli ottimi consigli. Quindi ecco che si tratta di qualcuno pronto ad aiutare. Per voi stessi magari sapete già dentro di voi cosa dovete fare, cosa dovete seguire e allora quindi questa vi sta dicendo di guardare avanti, di cogliere forza, di, costruire un nuovo destino magari, di andare ad analizzare atteggiamenti, azioni, di valutare, di perdonare se stessi soprattutto, o un antenato nel senso anche situazioni pregresse, difficoltà che avete incontrato in qualche relazione, o qualcuno che vi è accanto e quindi c'è un qualcosa di importante effettivamente che vi permetterà di spezzare quelle catene di anche di un dramma o di una situazione karmica familiare. Adesso vediamo, l'ultimo messaggio arriva dalla carta della spirale. Molto interessante come suggerimento, come messaggio perché ha a che fare con i valori, con la propria unicità, di riconoscerla, però di andare oltre i propri ruoli e le aspettative. Quindi questa è una specie di invito, di chiamata e ascoltate l'intuito che vi aiuterà a infondervi maggior chiarezza e quindi andare ad individuare ciò che deve essere curato, guarito, magari anche di permettervi di riposare, di ascoltare la vostra saggezza, la vostra esperienza, che l'avete assolutamente, e quindi di, dare amore
forza creativa per mantenere viva la passione di ciò che fate o anche riguardo a una relazione. Quindi ascoltate quei messaggi sottili, potete percepire dei messaggi sottili che sono intorno a voi, che vi possono aiutare, ma anche situazioni, come abbiamo visto, concrete di persone che vi possono essere utili e vi possono sostenere. Grazie per l'ascolto, si conclude qui la lettura. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!